I fiori di Letizia Battaglia. Fotografie per una visione larga. Tutti conosciamo Letizia Battaglia, ovviamente una combattiva, una donna, fotografa. Durante la ricerca di fiori mi sono capitate 2 foto sue. Allora mi sono incuriosito, ho sentito che ci poteva essere una pista per incamminarsi su questo sentiero e piano piano ho cominciato a raccogliere immagini sul tema e qualcosa ho trovato. Ritornano spesso i fiori in Letizia Battaglia e sono fiori molto diversi tra di loro. Vediamoli insieme. I fiori di Letizia Battaglia 1. Ditelo con i fiori. La fotografia può esprimere forza e passione anche raccontando la vita piccola, normale, di una cittadina, perché è l'essere umano che ha le sue inquietudini dentro. E se tu hai inquietudini come fotografo, poi hai molti modi per esprimerlo, anche fotografando fiori. Tu puoi fotografare in maniera banale, ma i fiori li puoi fotografare in maniera drammatica. Se avete un dramma dentro, lo raccontate pure con i fiori. Dovete avercela in testa la forza e la voglia di raccontare il mondo, di amarlo, di onorarlo. I fiori di Letizia Battaglia 2. Fiori difficili a Palermo. Una foto di cronaca deve contenere rispetto, condivisione, ricerca della giustizia e onore per la morte che si sta ritraendo. Solo se hai consapevolezza, se ami il mondo o lo detesti, ma in ogni caso con forza e profondità, le tue foto avranno un senso. Immagini sempre asciutte e tese, pulite in un bianco e nero invidiabile. Sento, quando guardo le sue foto, una sorta di illuminazione che viene dall'alto, che arriva dai cieli dei vicoli, una sorta di luce giudicante, implacabile, ferma e oggettiva. La scena è illuminata come un fatto, è quasi una prova in cui si dichiara la non oggettività, non giudica, ma prende posizione. C'è sempre un giusto e uno sbagliato, c'è sempre un giusto oggettivo. La sua foto è inequivocabile, ma mai giudicante, mai vanità spettegolativa, mai un gridare al diverso, è come chi ha ben presente l'oggettività di una situazione grave. Un terremoto è un terremoto, così è un'alluvione o un'emarginazione, è un dato di fatto. Ma lei sa parlare con le sue immagini inequivocabili, con un certo distacco. Sono lì e devo fare qualcosa, non posso cambiarle, ma sono una testimone, di parte, che lotta per la verità, la libertà, non vuole sedurre nessuno convincere, nessuno scandalizzare. Cogliere una persona nel suo fiorire o nel suo abbandono triste. Ecco, forse semplicemente spiattella la realtà e la realtà è sempre dalla parte della verità. La realtà è rivoluzionaria. È un fatto, un reperto la sua fotografia. Ci dice con la consapevolezza di una guida che non siamo immuni dal degrado, dalla bellezza, dai sentimenti, dalle mafie. C'è una sorta di consolazione nel suo modo di condividere. Avete presente certe veglie funebri dove ci sono altre persone che piangono, così da liberare i congiunti dalle lacrime, così da amplificare il dolore, ma non con lo strazio. Ecco, lei è una familiare che soffre e denuncia, ma mai si scompone. Ha un compito, quello di mostrare quello che la circonda, perché lei si è conquistata la libertà insieme ad altre. Ci dice, questo mio mondo, questa città è piegata alle mafie, al dolore, alla guerra e io non lo voglio. Sono qui e qui denuncio. Mostro. È stare davanti al dolore, indignati e presenti. Ed è una fotografia fiera, presente alla sua città, presente ai suoi riti e alle sue feste, pronta a fermare la presenza e l'imponenza anche durante le feste. Quella Sicilia importante, densa, che si chiede sempre cosa sarà di noi. I fiori di Letizia Battaglia 3. Dare e ricevere.
Pasolini, Ezra Pound, i giganti della letteratura. Voi dite che sono stata fortunata perché li ho incontrati. Io non li ho incontrati, li ho cercati. Niente arriva per niente. Pasolini scriveva film, poesie, denunziava, lottava senza nessuna grazia, ma era meraviglioso. Con la macchina fotografica c'è questa possibilità di amare molto, di raccogliere molto, di dare molto, di prendere e di ricevere. Non è mai con intenzionalità artistica, lei è sempre una cronista, però fa vedere con altri occhi la realtà. Sempre in sintonia con la città, le persone, la situazione, ma mai ovvia e superficiale. Si sente che la sua scuola, la sua formazione è di una che viene pagata per portare foto al giornale, per portarle nel più breve tempo possibile, per portare buone foto, efficace e profonda, rapida. Ha uno sguardo largo, aperto e preciso. L'uso del grandangolo. Immersi nella scena, si vedono tante cose oltre al vero e proprio soggetto. C'è l'intorno. Sempre ci racconta cosa c'è intorno. L'aria che si respira, le barriere che ci sono intorno, i confini che sì, si circoscrivono, ma nel medesimo tempo illuminano e denunciano o raccontano. Io amo il grandangolo, mi dà un senso di intimità. Non allontana, mi fa vedere come quasi vedo io con i miei occhi, immersi non in un solo particolare, ma con la visione larga. Presente e partecipe, testimone coinvolta, empatica e mai sentimentale. Vicino, annulla la distanza fisica, ma sa spiegare con la dovuta distanza. C'è sempre un grandissimo rispetto, un velo di cordoglio e indignazione e passione. Guarda qua cosa hanno fatto. Lei non era una fotografa di strada, ma bensì una fotografa in strada. I fiori di Letizia Battaglia 4. La fotografia mi commuove. Amore per l'essere umano. Desiderio di ritornare all'innocenza, alla bellezza. Fotografa che abbraccia. E si intrufola, spinge con la sua decisione e forza. Impertinente. Arriva prima. Questa è la sua particolarità, la sensazione è quella guardando le foto. Lì intorno vedi tutti con un ruolo e anche lei ha un ruolo, la fotografa. La senti sicura e imperiosa e con un incarico. Trova sempre un silenzio nel trambusto, nella vita, nel delirio. È come se arrivasse prima che qualcun altro la raccontasse. Ed è insieme, dentro, sempre. I fiori di Letizia Battaglia 5. La fotografia è un piacere. Smettiamola di parlare di cose vecchie. Lo dice spesso negli ultimi anni della sua vita. Parliamo di nuovo, parliamo di bellezza. Tema centrale di una svolta di donna in pace con se stessa. Ha sempre raccontato il corpo, a ben pensarci, dai morti ammazzati, come li definisce lei, ai bambini, alle modelle. In questi ultimi due casi, quasi sempre donne. Entusiasmo, passione, libertà, vitalità, apertura mentale. Mi prendo il mondo ovunque sia. Una donna che ha vissuto la mafia e la cronaca in prima fila, come fa ad essere felice, ad avere la speranza? Lei sì. Se ce l'hai dentro te stessa ti resta. Ha dovuto fare tanto per uscire da quel cliché, da quello che sapeva fare con maestria e coraggio. E l'ha fatto. Una donna instancabile. E alla fine la felicità e la libertà hanno vinto. E quello che ci lascia è respiro, apertura, bellezza per un mondo che fino a pochi mesi fa per tutti noi sembrava vincere. Era una storia di tutti, era un sogno, era una liberazione. I fiori di Letizia Battaglia 6. Sbocciare. Le sue foto sono fiori perenni, portati sui luoghi dei fatti. Fotografia, salvezza e verità. Questa è la sua sintesi. Senza paura. Mostra le ferite.
si interroga su quello che vede e si ribella. Può dire che ha fotografato con solidarietà e rispetto. Io sempre nei casini, mi sono infilata sempre. Per me è importante infilarmi nelle strade povere, dove succedevano delle cose. E questi gli ultimi fiori, non di Letizia Battaglia, ma per Letizia Battaglia. Sì, sono convinto che le sue foto sono fiori portati sui luoghi dei fatti, perenni. Altro che fiori di plastica! E questi erano i fiori di Letizia Battaglia. Se questo video vi è piaciuto, mettete un sonoro mi piace e iscrivetevi pure, senza paura. Per restare in contatto, ricevete la newsletter settimanale senza francobollo. La trovate su robertocarlone.it alla pagina newsletter. Il massimo che potete fare, meglio di un miraggio, è quello di fare una piccola o grande donazione sulla piattaforma TP, tip come mancia seguito da 3E. È il modo più alto per aiutare questo progetto e farne parte, per una rete culturale di alto livello. Sostieni Roberto è la chiave per alimentare e permettere di continuare a creare contenuti gratuiti, liberi e aperti a tutti. Qualcuno sostiene e tutti ne beneficiano. Io ci credo, magari anche tu. Vi saluto, un bacio e al prossimo video. Ciao!